Ciao a tutti e bentornati su Whiteman Racing. Quello di oggi è il primo di una serie di video dedicati alla realizzazione di un motore d'accelerazione per Vespa Large. Questo motore, che sarà appunto dedicato alle gare di accelerazione, è su base Carter 200. Vespa 200, per la verità con avviamento elettrico non ha importanza. I carter sono stati modificati, gli è stato saldato un pacco il portapacco per mettere un pacco lamellare in posizione centrale tra i due carter. Qui c'è l'altra metà, e poi in questo ampio spazio troverà alloggio il pacco lamellare. A proposito del pacco lamellare, prima ci eravamo orientati su questo pacco qui, che è un Tassinari V-Force 3, e poi successivamente abbiamo trovato in Spagna quest'altro che è per Husqvarna Honda 125, entrambi col sistema V-Force, però questo è un pochino più grande, ha un po' più di passaggio, ecco, vedete? È un po' più largo dell'altro, anche se poi bisognerà provarla al banco quando sarà montata, perché le lamelle di questo sono un pochino più morbide, bisognerà vedere come risponderà il motore. Questo è molto bello anche come guidaflussi, c'è un guidaflussi in presso fusione molto bello, che ha un ampio passaggio, già una forma ideale. Quest'altro invece c'è un guidaflussi un pochino più rozzo come forma, anche più spigoloso. In questo video vedremo solamente la componentistica adottata. Visto il pacco lamellare poco fa, adesso passiamo al cilindro, che è la cosa che manca, che comunque sarà un cilindro Malossi MHR in corsa 60. Per quanto riguarda l'albero motore, abbiamo scelto di utilizzare un albero Tameni opportunamente modificato, quindi un albero Tameni in corsa 60 è la base, che è di un acciaio ottimo, con biella Bultaco con 116 mm di interassi anziché 110, per avere un po' più di volume nel carter, vista l'alimentazione lamellare con un pacco così grande, e per avere meno spinte laterali sulla canna. Chiaramente questa scelta ha anche ragioni economiche, perché l'albero Tameni, pur essendo di grande qualità, si può ottenere a un prezzo ragionevole. Alberi a volantini pieni che si sarebbero potuti adottare sarebbero costati veramente molto di più. Ecco qui, saldato al laser, come si può vedere ovviamente da tutte e due le parti, e poi è stato solamente equilibrato Aure 12 tramite asportazione di questa parte della spalla lato volano, e non sono state fatte altre lavorazioni, perché il pacco consente, questo grande alloggiamento per il pacco consente un passaggio enorme, e quindi abbiamo preferito lasciare quanta più massa possibile all'albero per non alleggerirlo troppo. I rapporti saranno invece molto corti. La quadrupla è una quadrupla DRT con ingranaggio della quarta da 19 denti, che lavorerà su quarta corta di un secondario da 36, quindi la quarta sarà addirittura 19-36. Il cambio è un cambio arcobaleno, chiaramente scelta d'obbligo, perché il cambio arcobaleno ha la crociera piatta, che è molto più robusta, e quindi permette di tollerare potenze così elevate. Chiaramente questo motore potrebbe tirare a rapporti lunghissimi se fosse un motore da strada, ma siccome è un motore d'accelerazione sarà utilizzato con un quadruplo e una quarta corta e una primaria 22-64, ultima ma non ultima, lo scarico sarà la marmetta MDM realizzata apposta. Ora abbiamo montato l'albero nel carter, ecco, in questa maniera si può vedere che appunto molto inferiore rimane ampio il passaggio. Tra l'altro vi faccio notare che siccome questi carter, per realizzare questa correzione, è stato necessario togliere il prigioniero, questo prigioniero che stava in questa posizione, sono stati realizzati altri fori, e con queste 4 viti abbiamo fatto in modo di chiudere il carter anche di sopra. Adesso metto l'altro semicarter, così vi faccio vedere il passaggio che rimane appunto morto. Ecco,
questa maniera si dovrebbe vedere che a punto morto il passaggio è molto ampio. Per questo anche non abbiamo lavorato l'albero ulteriormente, perché non ce n'era bisogno. Da questa parte si può osservare che abbiamo messo questa resina per riempire i vuoti inutili che lasciava la fusione del carter originale del 200, che ha questi scassi che sono il frutto della fusione 125 da cui è derivata, che però vanno fuori sagoma rispetto ai travasi del cilindro Malossi. Un'ultima notazione: per modificare il carter e creare l'alloggiamento per il pacco lamellare grande che vogliamo mettere, abbiamo dovuto tagliare un pezzo di chiocciola in questo punto, però è stata ricostruita la parete in maniera da consentire ugualmente il raffreddamento, anche con una piccola limitazione, nonostante questo motore non sia per gare di endurance, ma sia un motore destinato a sforzi intensi ma molto brevi, quindi in cui non può raggiungere temperature estreme. Tuttavia il raffreddamento gioca un ruolo fondamentale anche in questo caso. Ci rivediamo al prossimo video in cui faremo gli ulteriori approfondimenti e vedremo il montaggio. Arrivederci a tutti. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.